Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi vi mostrerò le potenzialità del nuovo Luminar Neo. Luminar Neo è il nuovo prodotto di Skylum. Devo dire che Skylum ha sempre fatto progressi e con questo programma mi ha veramente colpito. Proprio per questo motivo sono felice e contento di recensire questa versione di Luminar. Le funzionalità che più mi hanno colpito del Luminar Neo sono tutte quelle inerenti all'intelligenza artificiale. Grazie a queste funzioni di intelligenza artificiale vengono eliminati alcuni passaggi e permette quindi di sviluppare le foto in maniera molto rapida e veloce. Ora, grazie all'intelligenza artificiale, riesco a sviluppare tutto attraverso un unico clic. Andiamo a vedere insieme le potenzialità che ha Luminar Neo. Questa è l'area di lavoro al momento di apertura di Luminar Neo. Come possiamo vedere è un'area di lavoro molto semplice e intuitiva. In alto possiamo scegliere le nostre foto andando su catalogo. Una volta selezionate le foto, noi possiamo modificarle. Per modificarle a destra abbiamo il pannello degli strumenti che è diviso in 4 categorie. Abbiamo gli strumenti essenziali, gli strumenti creativi, ritratto e quelli professionali. Come possiamo vedere, una cosa che ci attira subito all'occhio è che la presenza delle lettere AI di fianco ad alcune funzionalità. Tutte queste funzionalità con la sigla AI sono tutti quegli strumenti che usano l'intelligenza artificiale per poter operare. Così a primo impatto possiamo dire che Luminar Neo è molto semplice rispetto ad altri programmi. Abbiamo tutto quello che ci serve in un'unica schermata. Iniziamo a vedere i vari strumenti che ci fornisce Luminar Neo. Io metterei da parte gli strumenti essenziali perché sono degli strumenti che troviamo in ogni programma di editing. Mi soffermerei di più su quegli strumenti invece dotati di intelligenza artificiale proprio per vedere le potenzialità di questo programma e vedere come opera realmente Luminar Neo. In questo caso partiamo ad esempio con la luce modificata. La luce modificata è uno strumento che attraverso l'intelligenza artificiale è in grado di distinguere il primo piano e il piano secondario e di illuminarli in base ai valori che noi diamo. Infatti, come possiamo vedere, abbiamo luminosità da vicino e luminosità da lontano. Luminosità da vicino andrà a illuminarci il primo piano, da lontano andrà a illuminarci lo sfondo. Quindi in questo caso se noi vogliamo creare un contrasto possiamo ridurre la luminosità. Vedendo un prima e dopo vedete come cambia l'effetto. Per vedere le altre funzionalità, ad esempio come quella del cielo, passiamo ad un'altra foto, ad un paesaggio. Come potete vedere in questa foto il cielo è molto piatto, quindi vediamo come opera la funzione cielo attraverso l'intelligenza artificiale e come modifica la mia foto, per vedere se l'effetto che rende è un effetto reale o meno. Andando sulla funzione cielo noi abbiamo la possibilità di scegliere le tipologie di cielo. Per esempio in questo caso, essendo un'alba, possiamo selezionare un cielo un po' più rosso, sul rosso, ecco qua. Ma abbiamo la possibilità anche di scegliere diversi cieli anche notturni, con la Via Lattea, diversi tipi di nuvole, eccetera. Prendiamo ad esempio il cielo che avevo scelto all'inizio. Una volta scelto il cielo, noi possiamo sistemare l'orizzonte, tipo scenderlo o salirlo, ma già va bene così, e possiamo spostarlo come meglio ci piace. E possiamo anche agire ad esempio sulla quantità di riflesso che in questo caso ci sarà sul mare. Come possiamo vedere l'effetto è sì bello, però ad esempio in questo caso l'intelligenza artificiale non ci ha scontornato bene la barca. Oltre a questa funzione cielo possiamo anche vedere la funzione atmosfera proprio nel caso di un paesaggio. In questo caso noi possiamo decidere se vogliamo per esempio inserire della nebbia, della foschia eccetera. Per esempio se noi inseriamo della nebbia andiamo ad aumentare e ci crea questo effetto. Ma ora ritorniamo di nuovo al ritratto. Passiamo agli strumenti riguardanti il ritratto. Allora andiamo per esempio ad analizzare la funzione pelle. La funzione pelle è quella funzione che ci permette di lisciare e rendere un po' più morbida la pelle del soggetto. Aumentando il valore noi andiamo a lisciare la pelle. La funzione viso invece ci permette, molto simile alla funzione luce modificata, solo che in questo caso è solo dedicata al viso. Quindi noi possiamo ad esempio illuminare il viso
ci andrà quindi a illuminare il viso e a sottigliare il viso, e quindi ci andrà a rendere più snello il viso della nostra modella. Abbiamo anche delle funzioni corpo che ci permettono di modellare il corpo nel caso per esempio di un soggetto in cui abbiamo la foto dell'intero corpo. Gli ultimi strumenti che ci rimangono da analizzare sono gli strumenti super professionali, strumenti che permettono di migliorare il contrasto e bilanciare meglio il colore della nostra foto. Quindi questi sono tutti gli strumenti che ci fornisce Luminar Neo. Come possiamo vedere sono molto semplici da utilizzare e molto spesso basta un semplice clic, proprio grazie all'intelligenza artificiale, per poter effettuare delle operazioni in maniera molto veloce e precisa. Un'altra cosa che ci permette Luminar Neo è quello di andare nel pannello modifiche e vedere tutte le modifiche che noi abbiamo effettuato, e in qualsiasi momento noi possiamo modificarle o addirittura eliminare le modifiche. Concludendo posso dire che Luminar Neo è un programma al di sopra delle mie aspettative. Infatti grazie all'intelligenza artificiale ci permette di semplificare, di velocizzare molti passaggi e di rendere il mio lavoro di editing foto molto più veloce. Sicuramente è ancora da migliorare, ha delle potenzialità ma è da migliorare, però è un'ottima alternativa ad altri programmi di editing che ci sono ora sul commercio. Se volete provare qualcosa di diverso dal solito, volete un flusso di lavoro molto semplice e veloce, Luminar Neo è il programma di editing foto che fa per voi. Se questo video vi è piaciuto, mettete like, commentate e ci vediamo al prossimo.